Agente 00 High-End, il prodotto l'abbiamo testato, adesso è il momento di saperne di più. Ho analizzato a fondo l'argomento. È ora di entrare in azione. Ciao a tutti e bentornati su Audiofilando. Io sono Maurizio e oggi ho il piacere di presentarvi un prodotto veramente fantastico. Grazie ad iFi di Prinzio che me lo ha inviato, oggi torniamo a parlare di high-end, vale a dire l'espressione più alta dal punto di vista qualitativo e perché no, anche economico, dell'ascolto hi-fi domestico. E quest'oggi lo farò con ancora più orgoglio perché parleremo di un prodotto completamente made in Italy, quindi orgoglio italiano per questo amplificatore integrato, l'Audio Analog Maestro Anniversary. Due parole su questa bellissima realtà italiana, l'Audio Analog. Nasce in Toscana, precisamente a Monsummano Terme, nel 1995 e negli anni è cresciuta, diventando una bella e riconosciutissima realtà hi-fi a livello mondiale. Sicuramente il loro prodotto di maggior successo, quello che ha permesso a questa azienda di essere conosciuta e riconosciuta a livello mondiale, è l'amplificatore integrato Puccini. Tra l'altro questo amplificatore è stato riedito nella linea Anniversary come il Maestro che abbiamo in prova oggi. Per prodotto italiano, per azienda italiana, intendo che la produzione viene affidata a realtà locali nei dintorni della sede centrale della società. In particolare l'assemblaggio finale, il collaudo e quello che ritengo molto più importante, l'assistenza tecnica, viene effettuata direttamente nella sede centrale. Quindi qualunque problema doveste mai avere con uno dei loro prodotti, l'assistenza tecnica verrà effettuata direttamente nel luogo in cui è stato collaudato e soprattutto progettato. A partire dal 2015 nasce il marchio Airtech, che insieme ad Audio Analog fa parte del portafoglio di AF Group. Questa Airtech, oltre a essere l'azienda produttrice dei cavi con cui ho collegato durante la prova d'ascolto il DAC e l'amplificatore, è inoltre la firma, possiamo dire, sui prodotti di fascia alta di casa Audio Analog. Uno di questi prodotti di fascia alta è proprio il Maestro Anniversary che vi presenterò oggi. Anche oggi, e mi perdonerete spero, non farò il classico unboxing, anche perché si tratta di oggetti voluminosi, ingombranti e soprattutto pesanti. Occorre prestare molta attenzione durante il disimballo, che in realtà dovrebbe essere fatto da due persone per questo tipo di oggetti. E questa attenzione, oltre all'ingombro fisico delle persone che stanno fisicamente effettuando il disimballo, mal si concilia con le riprese video. Ho fatto comunque delle foto che permettono di capire quale sia la cura che deve essere riservata all'imballaggio, allo stoccaggio e al trasporto di questi prodotti di fascia alta. Posso dirvi che l'imballo è molto sicuro e consente di mantenere nella posizione corretta e protetta questo pesante amplificatore durante il trasporto. Ok, a questo punto possiamo dare uno sguardo più da vicino all'amplificatore e alle sue funzioni. Eccoci qui davanti a questo imponente, direi, e veramente massiccio amplificatore integrato, il Maestro Anniversary dell'Audio Analog. Design minimal e pulito per il frontale, come vedete c'è una grossa piastra di alluminio pieno con pochi dettagli, solo qualche indicatore LED, il grosso manopolone della regolazione del volume e un'altra serie di LED che, come vedrete, indicherà il livello del volume di uscita. Abbiamo inoltre l'ingresso infrarosso per i comandi dal telecomando. Sulla parte superiore del pannello frontale pieno di alluminio abbiamo inciso Audio Analog da un lato e Airtech dall'altra. Partendo da sinistra abbiamo il LED standby, sono piccolissimi questi LED, li vedremo meglio da accesi perché adesso credo che siano difficilmente individuabili. Comunque abbiamo il LED di standby che indica che l'amplificatore è acceso e alimentato ma in standby appunto, e poi 5 LED numerati da 1 a 5 che corrispondono ai 5 ingressi che vedremo sul posteriore, selezionabili come sorgente. Il manopolone centrale del volume è molto bello e ruota veramente facilmente e con un bel effetto. Come detto va a regolare il volume aumentandolo o diminuendolo, che viene visualizzato, il cui livello viene visualizzato da questi LED. Oltre che una manopola rotante per selezionare il volume, questo è anche un tasto
Diamo ora uno sguardo al lato B del nostro amplificatore integrato. Come vedete, l'architettura full dual mono si rispecchia perfettamente anche per quanto riguarda l'interfaccia del pannello posteriore, con la parte legata al canale destro e la parte legata al canale sinistro completamente separate. Abbiamo due ingressi bilanciati XLR che corrispondono all'ingresso 4 e 5, se vi ricordate i LED che vi ho fatto vedere sul fronte, e tre ingressi di linea RCA che corrispondono all'ingresso 1, 2 e 3. Qui abbiamo l'interfaccia verso i diffusori, molto belli i connettori, molto robusti, prevedono di poter interfacciare facilmente cavi terminati a forcella, banana, rimuovendo questo tappino, e cavo spelato in quanto è presente il buco passante. E per finire qui sotto abbiamo l'interfaccia IEC per il connettore di alimentazione e il tasto on-off di accensione. A proposito, viene indicata in questa targhetta il fatto che con un pallino che è configurato questo alimentatore per essere utilizzato con alimentazione 220 volt 50-60 Hz. Fieramente viene indicato il nome Made in Italy. Come vi ho detto, l'orgoglio di Audio Analog è di produrre, realizzare, progettare, testare tutto in Italia. Audio Analog Maestro Anniversary Designed by Airtech. Nella scatola degli accessori, oltre al telecomando, era contenuto anche il cavo di alimentazione ovviamente, ma con una particolarità: non si tratta del comune cavo commerciale, ma di un cavo Airtech serie Alpha, quindi un cavo realizzato a mano, ad arte, nella stessa azienda che produce l'amplificatore. Uno dei vantaggi di comprare un prodotto completamente made in Italy è che le istruzioni, oltre che ovviamente in inglese, perché si tratta comunque di un prodotto venduto in tutto il mondo, sono anche in italiano e in italiano toscano, quindi corretto. Ho collegato l'amplificatore all'alimentazione, come vedete si è acceso il LED di standby. Pigiando il rotellone centrale accendiamo l'amplificatore. Un LED tutto attorno alla rotellona si accende, scattano qualche relè e perfetto. Ora viene indicato l'amplificatore è acceso e viene indicato come ingresso selezionato l'ingresso 1. Ruotando il volume, la manopola del volume, vedete che andiamo ad aumentare il numero di LED accesi e quindi questo sta ad indicare l'aumento e la diminuzione del volume. Pigiando invece per più di 3 secondi il rotellone centrale andiamo a cambiare l'ingresso, un menu rotazione, infatti adesso siamo passati dall'ingresso 1 all'ingresso 2. Per spegnere l'amplificatore, o meglio per riportarlo in stato standby, bisogna tenere premuto sempre il rotellone centrale per più di 5 secondi. Ovviamente le stesse operazioni possono essere fatte molto più comodamente con il telecomando. Molto carino il fatto che venga ripreso il fregio sul fronte anche sul telecomando, la scritta Audio Analog. Andiamo a vedere un attimo quali sono le funzioni disponibili. Abbiamo il selettore degli ingressi, quindi in più in meno. Abbiamo il tasto standby che ci permette di accendere il nostro amplificatore e di riportarlo ovviamente con un'altra pressione di nuovo in stato di standby. Abbiamo il pulsante mute, che è quello che permette di portare a zero velocemente il volume di uscita nel caso in cui ci squillasse il telefono, ad esempio. Il selettore degli ingressi, anche qui c'è un pulsante in più e un pulsante in meno perché gli ingressi vengono selezionati anche qui a rotazione, in questo caso bidirezionale, e un pulsante setup che consente di entrare in un menu di configurazione dell'amplificatore Maestro Anniversary che andiamo a vedere. Allora, pigiando il tasto setup entriamo in un menu di configurazione in cui tutti i LED sul pannello frontale sono accesi. Sulla parte relativa all'ingresso selezionato il LED più luminoso indica la funzione che stiamo modificando. Sulla parte destra invece, quella del volume, il LED più luminoso indica l'opzione per la funzione selezionata che abbiamo selezionato. Abbiamo fondamentalmente 4 voci di menu selezionabili indicate dai LED degli ingressi da 1 a 4. Per passare da una funzione all'altra basta pigiare il tasto Setup, ecco che passiamo al menu di configurazione numero 2, menu 3, menu 4. Pigiando ulteriormente il tasto di configurazione ritorniamo in modalità normale di funzionamento. Ritorniamo in modalità setup. La voce 1 del menu indica l'intensità luminosa dei LED. In questo momento vedete è illuminato più degli altri il LED numero 2 che indica la luminosità normale dei LED durante il normale funzionamento.
Con il tasto volume si può selezionare la modalità luminosissima e la modalità spenta. In questa modalità i LED si accenderanno solo se qualche azione sul telecomando sul pannello frontale venisse selezionata. La seconda voce del menu invece prevede 4 modalità di funzionamento della rampa con cui la regolazione del volume va a influire sulla linearità sull'effettiva regolazione del volume d'uscita. Mi spiego meglio. Quando viene selezionata l'opzione 4, come in questo caso, la scala del volume è lineare, vuol dire che un tot di gradi di rotazione sulla manopola corrisponderà a un tot di dB di aumento o diminuzione del volume, in modo completamente lineare. Le altre 3 opzioni invece sono fatte per facilitare la vita nella regolazione del volume a seconda dei nostri gusti, o meglio, ancora meglio, del tipo di diffusori che sono collegati. L'opzione 1 è quella utilizzabile, quella di default tra l'altro, quella utilizzabile con diffusore di sensibilità normale, come sarà per le mie Olimpica. Quindi dopo una prima parte di rampa in cui per piccole rotazioni il volume aumenta abbastanza velocemente, poi da un certo punto in poi questa curva si appiattisce e quindi bisognerà fare più rotazione della rotella per avere la stessa aumento in dB del volume. La seconda modalità di regolazione invece è quella legata a diffusori ad alta efficienza, quindi partiamo piano perché sennò ci sfondiamo le orecchie e poi pian pianino, se volessimo aumentare veramente il volume, questa curva andrà ad impennarsi. La terza modalità invece parte veloce, finisce veloce e nella zona centrale, quella di normale funzionamento, diciamo normale utilizzo, consente una regolazione più fine. La terza voce del menu invece consente il bilanciamento tra canale sinistro e canale destro. Quando i 2 LED centrali sono illuminati significa che c'è il perfetto bilanciamento tra canale sinistro e canale destro, quello che utilizzerò io ovviamente. Agendo su volume più, volume meno invece andrò a spostare il bilanciamento a destra oppure a sinistra. L'ultima voce di menu invece, la voce 4, consente di impostare l'ingresso 3, l'ingresso RCA numero 3, è solo quello, in modalità volume fisso, quindi significa poter utilizzare il maestro su quell'ingresso come finale di potenza. Di default è disabilitato, nel momento in cui lo abilitiamo e usciamo dal menu di setup, se andiamo a selezionare l'ingresso 3, adesso siamo sul 2, quindi ci spostiamo sul 3, vedete che la barra del volume viene illuminata con un LED acceso e un LED spento, ad indicare la modalità di funzionamento solo finale, a volume fisso. Selezionando invece un altro ingresso qualunque, il volume torna a essere regolabile dallo stadio pre del maestro. Eccolo qui, sul tavolo operatorio, no scherzo, gli diamo solo un'occhiata, non mi permetterai mai di toccare un lavoro così ben fatto e ordinato all'interno di un amplificatore. Andiamo a vedere più nel dettaglio le parti da cui è composto. Come detto, si tratta di un'architettura completamente dual mono, dall'ingresso all'uscita, a partire dai 2 trasformatori toroidali in ingresso, quindi che gestiscono l'alimentazione per i 2 canali destro e sinistro in modo completamente separato. Qui in fondo abbiamo la scheda di interfaccia degli ingressi analogici, qui vedete il retro dei connettori XLR e queste invece sono le saldature dei policaldi dei connettori RCA. Questi sono i buffer di interfaccia che separano dal punto di vista di impedenza l'ingresso proveniente dalle nostre sorgenti da quello che è lo stadio di regolazione del volume che abbiamo qua. Anche in questo caso, come potete vedere, 2 stadi completamente separati per il canale destro e il canale sinistro. È da notare inoltre la perfetta simmetria con cui sono stati realizzati i layout di queste 2 sezioni della stessa scheda, per permettere appunto la perfetta equivalenza tra canale destro e canale sinistro. Questa invece sul fronte è la scheda di interfaccia dei LED che vedete qui e non si vedono da questo lato, e della manopola del volume. L'interfaccia tra questa scheda, diciamo di Human Interface, e la parte principale dell'elettronica viene effettuata con questo cavo flat. Qui sotto invece, al di sotto della scheda del pre, abbiamo la scheda di potenza, la scheda che costituisce il cuore del finale. A proposito di cuore del finale, abbiamo su questo lato, che si interfacciano sulla scheda che vi ho fatto vedere prima,
i transistor, vale a dire lo stadio di potenza vero e proprio, gli elementi attivi dello stadio di potenza. Questi elementi attivi, qui ne vedete 3 forse, sono avvitati su una grossa piastra, questa qui, che serve per dissipare il calore e portarlo, interfacciarlo verso questi grossi dissipatori che si vedono anche dall'esterno. È sempre bello vedere in un'applicazione che rappresenta una delle mie passioni principali, se non la passione principale, il lavoro fatto bene, basato sugli studi che hanno accompagnato tutta la mia vita praticamente. A questo punto andiamo ad approfondire le caratteristiche tecniche di questo amplificatore. Si tratta di un amplificatore integrato realizzato completamente con architettura dual mono. Cosa significa? Che l'amplificazione per il canale sinistro e il canale destro è completamente separata a partire dallo stadio di alimentazione, passando dal preamplificatore fino all'amplificatore finale. All'interno del Maestro Anniversary questa architettura dual mono è realizzata a regola d'arte. Si parte dal doppio trasformatore toroidale, uno per canale come vi ho fatto vedere prima, passando dallo stadio di preamplificazione in cui anche il controllo del volume, che è una cosa che accomuna canale sinistro e canale destro, è completamente isolato dal punto di vista elettrico, galvanicamente isolato dal punto di vista elettrico per i 2 canali. L'architettura dual mono ovviamente arriva fino all'amplificatore finale, lo stadio finale di amplificazione. Lungo tutto il percorso dei segnali che del canale sinistro e del canale destro non ci sono né alimentazioni né masse in comune. Il segnale audio in ingresso è trattato in modo completamente bilanciato a partire dai connettori XLR fino quasi ai connettori a cui colleghiamo i nostri diffusori. Questo ovviamente ha portato a un raddoppio dell'elettronica necessaria per trattare il segnale e la sua coppia in controfase per quanto riguarda i segnali bilanciati. Anche per questo motivo, soprattutto per questo amplificatore, caldeggio l'utilizzo di una coppia di cavi bilanciati per il trattamento dei segnali provenienti dal DAC. Alimentazione, stadio di preamplificazione e amplificatore finale sono realizzati su circuiti stampati differenti. Questo ovviamente per minimizzare l'interferenza reciproca che ciascuno di questi stadi potrebbe avere sugli altri. La scelta categorica da parte di Audio Analog per quanto riguarda questo amplificatore è quella di non avere nessuna retroazione tra uscita e ingresso del segnale. L'amplificazione viene realizzata completamente a loop aperto. Dal punto di vista progettuale questa scelta differisce ad esempio da quella effettuata sul Luxman 507 che abbiamo avuto in prova e per cui vi lascio la prova d'ascolto qui. In quel caso ad esempio vi era un'unica retroazione che prendeva il segnale dall'uscita e lo riportava all'ingresso per la correzione degli errori. E questa scelta era ancora diversa rispetto ad esempio all'Egel H90 per cui anche di quella puntata vi lascio il link in cui la retroazione invece era effettuata singolarmente su ciascuno degli stadi di amplificazione. È il primo amplificatore che mi passa tra le mani, che entra in questa casa con questa filosofia a loop aperto di amplificazione ed ero molto curioso di scoprire quale fosse il risultato dal punto di vista sonoro. Stadio di preamplificazione in pura classe A che diventa classe B per l'amplificatore finale, in grado di erogare 150 watt sugli 8 ohm, che diventano 300 nel caso di carichi di 4 ohm, come le mie Olimpica 3. Per carichi davvero impegnativi da 2 ohm, questo amplificatore è in grado di erogare fino a 500 watt in uscita. Non viene dichiarato il damping factor, ma l'impedenza di uscita pari a 0,2 ohm, il che porta a un valore di damping factor pari a 40 su un carico da 8 ohm. Il rapporto segnale-rumore dichiarato per tutta la catena di amplificazione dall'ingresso all'uscita è pari a 100 dB. Il THD su questo datasheet è da prendere molto con le molle perché viene dichiarato all'1% ma alla massima potenza erogabile sul carico da 8, 4 e 2 ohm da questo amplificatore. Questo modo di dichiarare il THD è difficilmente trovabile su altri datasheet di altri produttori. Quindi non è il caso di paragonarlo a valori magari migliori che vengono dichiarati però erogando un watt magari sullo stadio di uscita. Ecco che quindi un THD all'1% nel momento in cui stiamo tirando il collo all'amplificatore è un dato buono che non verrà mai sfruttato fino in fondo in questo ambiente.
Veniamo ora quindi alle mie impressioni d'ascolto su questo amplificatore integrato. Vi lascio qui sopra il link alla puntata in cui l'abbiamo ascoltato in combinazione con il DAC sempre audio analog AA DAC. In quella prova avevo collegato DAC e ingresso bilanciato dell'amplificatore con due cavi Airtec Omega 2 XLR, quindi come connettore da 1,5 metri. A completare il setup ovviamente il lettore digitale NAD M50 collegato in digitale tramite cavo coassiale all'ingresso del DAC e le Sonus Faber Olimpica 3. Partiamo dai bassi, molto presenti, forse addirittura un po' troppo per quello che sono i miei gusti personali e quindi per me risulta molto difficile esprimere un giudizio in merito. Un po' di tempo fa un amico di Audiofilando in un commento mi scriveva: ma chi ti dice che la riproduzione dei bassi deve essere controllata e asciutta? Chi ti dice che l'artista nel momento in cui ha voluto registrare questo pezzo volesse questi bassi controllati e asciutti? Chi dice che la riproduzione giusta sia una piuttosto che un'altra? E ha ragione, il nostro gusto personale filtra sempre quelle che sono le nostre impressioni sulla prova d'ascolto di qualunque componente hi-fi. Pertanto la regola è sempre la stessa: se siamo interessati a un prodotto, alziamoci e andiamo ad ascoltarlo in negozio. Probabilmente la nostra impressione d'ascolto sarà diversa da quella di altre 10 persone che avranno ascoltato lo stesso prodotto nello stesso momento con lo stesso setup. Quello che è il nostro gusto personale, la nostra esperienza nell'ascolto ci condiziona ogni volta che ascoltiamo un nuovo componente. Veniamo adesso ai medio-alti. Il dettaglio è ottimo ed emerge soprattutto nelle parti in cui esiste uno strumento in primo piano, come ad esempio la chitarra di Knopfler nella prova d'ascolto. Vengono un po' mascherati, proprio per il discorso che facevamo prima, nelle parti un po' più concitate, in cui il basso la fa da padrone. Per concludere, comunque, devo dirvi che sui medio-alti questo amplificatore mi è piaciuto molto. La scena è ricostruita perfettamente, l'architettura dual mono è realizzata veramente a regola d'arte e si ripercuote su quella che è la ricostruzione e la collocazione degli strumenti sulla scena musicale. A proposito di architettura di un amplificatore, andatevi a vedere la puntata in cui diamo uno sguardo a cosa c'è dentro un amplificatore hi-fi. Nel complesso si tratta quindi di un ottimo amplificatore. Andate ad ascoltarlo da Di Prinzio, dai hi-fi Di Prinzio, appena, ahimè, glielo dovrò restituire. Per il momento me lo ascolto io. Ma ora vediamo cosa ha da dire Elena su questo prodotto. Secondo me le è piaciuto molto. Bene, pagella WAF per il maestro, e per maestro non intendo il maestrino, quello che sta di là che ogni tanto vi sciorina le sue lezioncine di elettronica, ma questa bellezza qui. Allora, iniziamo dalle finiture disponibili: il silver che vedete qui, bellissimo, e anche il nero. Personalmente su questo prodotto dell'audio analog io preferisco di gran lunga il silver, perché secondo me i dissipatori laterali rendono molto di più alla vista in argento piuttosto che in nero. Però questa opinione mia personale, il nero rimane comunque sempre il nero ed è sempre una buona opzione quando ce lo propongono nelle elettroniche. Qualità dei materiali ottimi davvero, abbiamo avuto anche la possibilità di vederlo internamente, quindi come avete visto non hanno lesinato su nulla, i materiali sono davvero ottimi anche nei dettagli, per esempio il telecomando pesante, il corpo in alluminio veramente bello. Veniamo alla cura dei dettagli. Qua dovrei dare veramente il massimo, non gli do il massimo nella mia pagella solo ed esclusivamente perché questa lamierina qua sopra non mi convince fino in fondo. Lo sapete, non sono amante delle viti a vista, in più è una lamiera che non c'entra nulla con il resto dei materiali utilizzati, quindi anche il suo colore non è completamente uniforme al resto dell'oggetto, e quindi è una cosa che un po' mi dà fastidio. Audio analog, speriamo che nella loro prossima edizione penseranno magari a qualche invito per poter infilare con uno slide questa lamierina sopra, insomma curare un po' di più questo dettaglio, anche se sicuramente è voluto. Comunque, a parte questo dettaglio della lamiera superiore che non mi ha convinta del tutto, il resto veramente non lascia spazio a ma forse sarebbe stato meglio così. No, tutto molto curato,
nella maniera giusta. Per esempio logo, anzi loghi, quindi sia Artec che Audio Analog. Artec ha curato il design di questa linea, sono incisi sul risvolto superiore del fronte. Lo trovo molto bello, molto discreto. Rimane sul fronte soltanto un'incisione vedo o non vedo del nome del modello. Altro dettaglio che mi ha veramente entusiasmata moltissimo è il colore del LED una volta acceso l'amplificatore. Sì, perché i LED sono bianchi, quindi sono bellissimi. Il LED bianco è un colore che non viene quasi mai utilizzato nell'elettronica, in genere si usa il rosso e il blu, no? Invece qua abbiamo il bianco, io lo trovo veramente fine ed elegante, soprattutto in accoppiata con questa finitura silver. Grande raffinatezza per questo dettaglio. Design per me perfetto. Guardate il fronte come minimal, come pulito, ma molto 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 ricercato. Questa scanalatura è bellissima, ma la cosa ancora più bella è la manopola del volume. Io la trovo fantastica perché rimane praticamente complanare con tutto il resto del fronte, una cosa che è inusuale, non si vede, e poi ha questa bellissima molatura, se così la possiamo chiamare, che permette di avere il grip necessario per poterla girare. Allora veniamo ai dissipatori laterali. Disegno veramente strepitoso, a me piacciono tantissimo, tra l'altro mi piace proprio vederli perché sanno proprio di elettronica importante e oltre ad essere bellissimi ovviamente sono anche molto utili. Questo perché ovviamente questa loro conformazione aumenta la superficie di scambio con l'area esterna in modo tale da dissipare più velocemente il calore che produce, e questo bambino qui di calore ne produce. E infine ritorno un attimo sul telecomando, doveroso perché è veramente bello. Quando curano i dettagli fino a questo livello si vede la grande differenza anche di prezzo, no? Di questi oggettini qui. Questo telecomando riprende totalmente il design ovviamente dell'amplificatore, bellissimi tutte le sue sfaccettature a 45 gradi lungo il perimetro, bellissima la scanalatura che ovviamente riprende quella del fronte dell'amplificatore, e poi chicchina delle chicchine, il fattore circolare della manopola viene ripresa proprio dalla posizione dei tasti. Scusate, ma di cosa stiamo parlando? Insomma, cosa dire? Audio Analog, vietato nascondere Audio Analog all'interno di un mobile con un'anta chiusa. Questi oggettini qui vanno esposti su degli hi-fi rack aperti, visibili, che possano anche respirare al meglio, perché poi ovviamente anche quella è la funzione dei rack, ma soprattutto bisogna godere della loro bellezza. Ok, penso di avervi detto tutto. Mi raccomando, mettete il pollicione su se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale. Più il canale cresce, più è probabile che io e Elena riusciremo a portare nelle vostre case prodotti per le review. Per oggi non mi resta che augurarvi buoni ascolti e ciao!